Se stai cercando la strategia perfetta, probabilmente stai cercando la cosa sbagliata. I trader professionisti non utilizzano una strategia, utilizzano un portafoglio. Questo perché una strategia può funzionare benissimo per qualche mese, per poi funzionare male o performare poco per gli altrettanti mesi. Di conseguenza, ragazzi, utilizzare un portafoglio è una cosa essenziale. Questo è uno dei concetti più importanti del trading sistematico e tra i meno spiegati bene online. E io oggi, ragazzi, voglio spiegarvi bene come un portafoglio può, migliorare i rendimenti del proprio capitale. Andiamo al PC che vi mostro di cosa sto parlando. Ed eccoci qua, ragazzi, come sempre ho preparato un piccolo PowerPoint per rendere più chiara e scorrevole la lezione. Quindi, perché un portafoglio è meglio di una strategia? Qua stiamo parlando di trading sistematico di alto livello, facciamo un salto di livello e vediamo effettivamente le potenzialità nel unire più strategie, ok? Quindi vediamo da una strategia singola alla creazione del portafoglio. Quindi vediamo un attimo qual è il problema della strategia singola. Ogni strategia soffre di periodi negativi, come vi ho fatto vedere sulle strategie che utilizzo, sui video che ho fatto dove spiego quali sono le strategie che utilizzo e come funzionano. Ho fatto vedere chiaramente anche i periodi negativi, perché così deve essere. Non esiste e non esisterà mai un equity line solo in salita. Lo avete sentito da me dire diverse volte, perché è così, ragazzi, è un dato di fatto. Quindi ci sono periodi negativi e quei periodi dipendono tanto da mercato e volatilità, quindi ci possono essere anche dei drawdown prolungati vuol dire che possono durare settimane o mesi. Quindi una singola strategia, anche se è altamente performante, può avere dei periodi che non performa. Questo perché il mercato non possiamo prevederlo, non possiamo sapere cosa succederà e di conseguenza dei periodi negativi sono impossibili da evitare, ok? Quindi una strategia appunto può funzionare per mesi, poi smettere. Non significa che la strategia ha smesso di funzionare, ma significa che il mercato cambia, il mercato è cambiato, quindi determinate strategie tipo breakout orari, tipo breakout di massimi e minimi, in un mercato molto volatile, in un mercato dove fa tanti su e giù in maniera insensata, possono andare a soffrire. Queste sono le strategie trend following che in mercati non decisi, in mercati che non hanno una direzione, possono andare a soffrire. Questo sarà sempre così, no? Lo sappiamo. Quindi, di conseguenza, come ragionano i professionisti, non cercano la strategia perfetta. Io non cerco la strategia che mi fa diventare milionario, perché, ragazzi, non esiste. Spoiler, non esiste. Quello che ci fa guadagnare nel lungo periodo è l'unione di più strategie, perché con un portafoglio noi gestiamo il rischio, no? Andiamo ad utilizzare il rischio corretto su ogni strategia, che sappiamo quali sono i loro pro e i loro contro. Di conseguenza andiamo ad agire sul rischio. Quindi la corretta gestione del rischio, come già ho detto sui video precedenti del mini corso che ho fatto, è l'essenziale per rendere in un portafoglio o per rendere profittevole il nostro trading, ok? Quindi cos'è un portafoglio di strategie? Un portafoglio di strategie è l'unione di più strategie che vanno a lavorare su mercati diversi ed hanno un timing diverso, cioè entrano a mercato in maniera differente, ed è questo l'essenziale ed è questo il concetto chiave. Andiamo a vedere quale è quindi la decorrelazione. Perché le strategie non vincono insieme e non perdono insieme. Strategie correlate ci fanno solo avere più esposizione a mercato, di conseguenza nei periodi negativi o con una streak di loss continua noi andiamo a perdere il doppio, il triplo di quello che dovremmo perdere, perché la correlazione ci fa esporre di più, quindi è un problema. Abbiamo un equity meno stabile, di conseguenza un portafoglio con strategie decorrelate ci fa avere un equity più stabile ed anche meno stress, perché noi vediamo dei periodi negativi
ma vediamo che sostanzialmente non andiamo ad avere un drawdown pronunciato nel nostro portafoglio. Ok? Effettivamente, appunto, abbiamo un drawdown ridotto, una curva più liscia e maggiore sopravvivenza ai periodi negativi, che ripeto ci saranno sempre. Dobbiamo saperlo. Prima di iniziare a fare trading dobbiamo sapere che non sarà sempre e solo un guadagno. Questa è una cosa essenziale, altrimenti andiamo a cadere sulle emozioni, andiamo, non dico in depressione, ma comunque abbiamo giornate cattive, giornate brutte che ci emozionalmente coinvolgono. Di conseguenza noi, quando abbiamo creato un portafoglio, sappiamo come può funzionare e quanto può rendere, quindi siamo emozionalmente più tranquilli, e questo è essenziale. Quindi, per farvi vedere le strategie singolarmente e per farvi vedere insieme quello che fanno, utilizzerò un software gratuito che vi presento oggi e si chiama Quant Analyzer. Quindi che cosa mostra questo software? Equity singole, equity combinata e il rischio, insomma, di tutte le strategie. Io, ragazzi, ho fatto di nuovo i test non su tutte le strategie, ma su quelle che vi presento, che sono le mie migliori, ma non sono solo quelle che utilizzo, ovviamente, altrimenti avrei dovuto fare tantissimi test, mi avrebbe portato via tantissimo tempo, ma non serve, perché quello che vi mostrerò è incredibile ed è molto bello ed è molto importante. Quindi il rischio di tutte le strategie è impostato all'1%. I test sono ovviamente tutti su tick reali e di qualità dal 99 al 100%, cosa essenziale, altrimenti non sono veritieri, ok? Quindi il periodo copre dal 2019 al 2026, quindi diciamo ad oggi. Quindi diciamo che sicuramente è un bel periodo, nel senso che sono 5-6 anni di trading, sono 5-6 anni dove il mercato, insomma gli asset hanno affrontato tantissime fasi di mercato, dal Covid, da periodi insomma molto negativi, dalla guerra, dalla ripresa. Diciamo che il mercato ha affrontato varie fasi, quindi vedere delle strategie che su tutte queste fasi di mercato, affrontate anche in brevi periodi di tempo, reggono, è una cosa veramente essenziale ed importante, ok? Quindi andiamo a vedere, intanto apro il software e vi presento Quant Analyzer. Ecco qua. Quant Analyzer, questa è una versione gratuita e gratuitamente offre diverse funzioni che sono veramente essenziali, ok? Ora, prima di farvi vedere le strategie, come funziona e quant'altro, voglio farvi vedere il mio sito web. Ecco qua, è come sempre dynamictrader.it e sulla sezione Expert Advisor vedete tutti i miei expert che utilizzo e potete tranquillamente acquistarli cliccando sul pulsante acquista, che vi ridireziona sulla pagina di PayPal, quindi potete tranquillamente pagare con PayPal. Qua c'è scritto tutto, ok? Gli expert che io oggi vi porto sono sostanzialmente due, quindi sono i rendimenti di questi due sono Scalping Destroyer e Complete Time Break, ok? Comunque anche tutti gli altri sono incredibilmente essenziali. Non ho portato tutti i rendimenti di tutte queste strategie semplicemente perché mi ci voleva veramente tanto tempo, ma non serve, perché comunque tutte unite avrebbero reso ancora molto di più di quello che vediamo. Quindi ora le strategie che ho portato dentro Quant Analyzer, quindi i test che ho fatto, sono delle prime due, quindi Expert Scalping Destroyer e di Complete Time Break, che sono le prime che ho fatto e quelle insomma che mi hanno portato i rendimenti che ho mostrato sul video precedente, quindi i rendimenti che ho fatto l'anno precedente. Queste ultime sono le ultime aggiunte, e però devo dire che sono incredibilmente performanti e anche esse sono nel mio portafoglio reale, ok? Potete acquistarle singolarmente o potete acquistarle con il bundle, che chiaramente ha un prezzo scontato perché acquistate tutte le strategie che sto utilizzando. Perfetto. Detto questo,
Vediamo anche il broker consigliato che utilizzo. Il broker consigliato è Pepperstone, è un broker veramente valido, è un broker europeo che ha protezione del capitale, è un broker che ha spread bassissimi e che vi consiglio altamente di utilizzare. Se vi interessa, mettete scopri di più, create l'account, fate l'account demo, fate ciò che volete, ok? Detto questo, torniamo a Quant Analyzer. Eccoci qua. Per utilizzare Quant Analyzer chiaramente devo caricare i report, ok? Questi sono report che io ho già salvato. Ma come si fa a caricare i report? Noi ragazzi dobbiamo sapere che dalla nostra piattaforma MetaTrader 5, no? Abbiamo i report salvati, quindi facciamo il backtest, no? Ed abbiamo chiaramente qualità dello storico 100%, backtest fatto su tick reali. Andiamo a fare tasto destro e rapporto, ok? E ci apre il rapporto. Non lo vado a risalvare perché chiaramente già ce l'ho, ma adesso vi mostro quale è il report che salva MetaTrader 5. Questo è il report della MetaTrader 5, quindi ci salva tutte le impostazioni che utilizziamo e ci salva chiaramente l'equity line e tutti i rendimenti. Però ragazzi, purtroppo Quant Analyzer non accetta il report così com'è, dobbiamo modificarlo e per modificarlo io ho creato uno script che non do gratuitamente perché ci ho lavorato e ci ho perso tempo, ma per chi mi acquista il corso vado a darlo, oltre a tutte le informazioni di come utilizzare al meglio questa potentissima applicazione, perché questa è essenziale sì per vedere come rende un portafoglio e le strategie, ma anche per fare analisi Monte Carlo, anche per fare tanti altri tipi di operazioni che per un trader sistematico sono essenziali. Quindi andiamo a vedere adesso le analisi. Quindi come vedete qua ci sono le strategie che ho caricato, che sono principalmente su XAU USD, quindi il gold, sono su US Tech, USD Japanese Yen e US 500, quindi l'S&P 500, il Nasdaq e il gold e un altro cross valutario. Quindi se io clicco sulla singola strategia, come vedete questo si va ad aggiornare e questo è il profitto che mi mostra dal 2000, come potete vedere, dal 2019 fino ad oggi, ok? Chiaramente sono strategie molto valide, sono strategie che hanno periodi negativi e periodi stagnanti. Questo è un dato di fatto, no? Su ogni strategia che guadagna più o meno negli anni, ogni strategia ha periodi molto buoni, periodi stagnanti e periodi buoni sempre, ok? Quindi, come vedete, ogni strategia è diversa, ogni strategia ha un'equity line diversa e ogni strategia comunque ha performato molto bene negli anni, ok? Quindi abbiamo sempre un'esposizione dell'1% e come vedete arriviamo ad avere un drawdown del 20%, non su tutte, chiaramente varia, qualcuna 20, qualcuna 15, 16, ok? 18, 16 e 19. Quindi tutte hanno un drawdown superiore al 10%. Questo è un dato di fatto. Con il rischio 1% possiamo avere periodi in cui andiamo a perdere il 15-20% del proprio portafoglio. Non è altissimo, ma comunque perdere il 20% non fa piacere a nessuno. Quindi adesso andiamo a vedere il portafoglio come rende. Ok? Il portafoglio con l'unione di tutte quelle strategie ha reso 750.118 dollari. Questo partendo da un capitale di 50.000, ragazzi. Chiaramente partendo da un capitale inferiore tipo di 10.000 sarebbe arrivato a fare 150.000 dollari di profitto. È tutto chiaramente correlato, ok? Detto questo, andiamo a vedere l'equity chart. L'equity chart cosa ci mostra? Noi in blu abbiamo quello che è il portafoglio, come vedete qua in blu, ok? Queste qui, tutte queste altre linee che vedete sono le strategie singole. Quindi abbiamo EURUSD, US 500, USD Japanese Yen, eccetera, eccetera. Tutte queste sono le singole e questo è il portafoglio. Chiaramente è assolutamente diverso. Come vedete il portafoglio ha un equity line che è incredibilmente in salita, anch'esso ha fasi di drawdown, ma essendo che le strategie lavorano in contemporanea, essendo che le strategie non sono fortemente correlate, abbiamo i periodi
di drawdown altamente tagliati, nel senso che abbiamo i periodi di drawdown altamente limitati rispetto a quello della singola strategia. Andiamo a vedere anche, possiamo appunto impostare quello che vogliamo, il drawdown in soldi, no? In euro, in dollari. Possiamo avere il drawdown in percentuale, che è quello che ci interessa di più, perché come sapete i trader sistematici professionisti ragionano in percentuale, perché è in percentuale il modo migliore, insomma, di vedere quanto perdiamo o meno, e anche in pips. Quindi andiamo in percentuale e come vedete in tutta la linea temporale andiamo ad avere un drawdown massimo del 4%, meno 4%, 5%. Andiamo a vedere l'overview. Che cosa abbiamo? Abbiamo un drawdown totale generale massimo del 5,33. Questa cosa è incredibile e questa cosa è potentissima. Mentre con le singole strategie avevamo un drawdown che si aggirava tra il 15 e il 20%, con un portafoglio abbiamo un drawdown che si aggira sul 5,33%. Ok? Abbiamo un drawdown massimo annuale del 2%, quindi i numeri si sono altamente abbassati, un profit factor dell'1,22, quindi veramente valido. Come vedete abbiamo tutte le analisi, qui parte dal 2016 perché erroneamente ho fatto un test partendo dal 2016, però tutti gli altri sono dal 2019, quindi consideriamo valido dal 2019, ok? Ci sono comunque mesi negativi, non tanto, e mesi incredibilmente positivi per ogni anno, ok? Quindi qui possiamo avere un overview totale degli anni e un overview totale dei mesi più performanti, ok? Qui possiamo vedere anche la correlazione del proprio portafoglio, possiamo vedere tantissime cose, ma io questa piattaforma nello specifico la spiego nel mio corso che sto preparando ed a breve uscirà. Quindi tutti questi software che vi presento, tutti questi software che utilizzo sono incredibilmente importanti e come abbiamo visto oggi non una singola strategia ma un portafoglio è incredibilmente performante e limita i drawdown, ma questo è frutto di tanto studio, tanta dedizione, tanti test, tanti expert advisor creati. Questa è l'unione di tanti anni di studio e dedizione che sono appunto essenziali per costruire un qualcosa di veramente valido. Con questo, ragazzi, non sto dicendo che prometto guadagni, non sto dicendo che è sicuro che si guadagni, ma vi sto mostrando i fatti, vi sto mostrando come un trader professionista, come un trader sistematico professionista ragiona, quali sono i software che utilizza e quali sono appunto le potenzialità, no, di utilizzare Expert Advisor. Vi ho mostrato anche i miei guadagni nell'anno precedente con il piccolo portafoglio che ho messo in mostra solo per voi, chiaramente non è l'unico, però è dimostrativo, ok? Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, seguitemi, mettete mi piace, attivate la campanellina e condividete con chi pensiate sia interessato al trading, ok? Nei prossimi video parleremo di altri software veramente importanti che utilizzo, farò vedere come con i miei expert advisor ho passato delle prop firm e come continuo ad averle gestendole, quindi seguitemi perché i contenuti continueranno ad essere veramente importanti e formativi. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.